Aggiornamento di calciomercato Inter a poco più di 48 ore dalla chiusura del mercato estivo che non è ancora finito. In queste 48 ore possiamo ancora aspettarci qualcosa dall'Inter, perché oltre all'ufficializzazione ovviamente del grande colpo Pavard, sottolineo il grande colpo Pavard di cui abbiamo parlato nei precedenti episodi, dovrebbe arrivare l'annuncio ormai da un momento all'altro, c'è ancora un piccolo spazio per potersi aspettare qualche altra cosa. Ne parliamo in questo episodio di oggi, in cui facciamo anche il punto sulla lista per la Serie A e la lista UEFA, visto che siamo anche a ridosso dei sorteggi dei gironi della fase a gironi appunto della Champions League, che seguiremo in diretta qui su Passione Inter tutti insieme a partire dalle 17:30 di giovedì 31 agosto. E quindi ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici Passione Interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrizione al canale, clic sul tasto iscriviti, così potrete seguire insieme a noi appunto i sorteggi dei gironi di Champions League. Allora, è bene ribadire subito, come ho già sottolineato prima, che lo spazio per aspettarci qualcosa ancora in entrata dal mercato dell'Inter è piccolo, ma come vi racconto da giorni, la sensazione che qualcosa possa muoversi su Sensi in uscita rimane, soprattutto dopo le parole di Marotta di una settimana fa che abbiamo commentato insieme, ma anche alla luce di quello che è il grande fermento che c'è in questo momento, con tante squadre che sono molto attive e diverse squadre possono ancora cambiare tanto e tanti uomini nel giro di poche ore. La possibilità dunque che esca Sensi è ridotta, ma c'è, e a quel punto anche solo numericamente un nuovo giocatore a centrocampo serve. Addirittura però c'è chi, come il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, sostiene che un altro centrocampista potrebbe arrivare anche senza l'uscita di Sensi e fa addirittura anche dei nomi di possibili 2 talenti, soprattutto, che la dirigenza interista sta monitorando già da diverso tempo, entrambi di proprietà del Salisburgo con cui tra l'altro ci sono anche dei rapporti tra società, come testimoniano le amichevoli anche degli ultimi mesi. E il primo nome è quello di Lucas Gourna Douat, un centrocampista francese, classe 2003, molto forte fisicamente, molto muscolare, un po' un mediano di rottura, possiamo considerarlo per semplificare molto. Il secondo invece è Moritz Kjærgaard, un altro talento danese, anche lui classe 2003, profilo nettamente differente per caratteristiche. È più tecnico, più visione di gioco, conduzione di palla, molto bravo anche in zona offensiva, con un'ottima contribuzione in termini di pericolosità, gol e assist. È un profilo, potremmo definirlo, più simile a Samardzic, per avere un paragone magari più vicino, visto che poi arriva tra l'altro dalla galassia Red Bull, di cui fa parte il Salisburgo, e lo stanno anche plasmando sotto il punto di vista del pressing per renderlo un centrocampista completo. E visto che l'Inter aveva provato, ne abbiamo parlato a lungo, a prendere Samardzic, diciamo che Kjærgaard in questo senso avrebbe senso, appunto, scusate il gioco di parole, nell'ottica di prendere un altro giocatore simile con quelle caratteristiche lì. Gurna Duat invece è proprio un altro calciatore e presuppone quindi anche una richiesta eventualmente differente da parte dell'allenatore sul ciò che serve lì in mezzo al campo. Il punto è che entrambi vengono valutati dai 12 ai 15 milioni di euro, sembra come valutazione. Difficile per me prevedere adesso che l'Inter possa fare un affare così a titolo definitivo in queste ultime ore del mercato. Se invece si apre con una formula di prestito iniziale, il discorso sicuramente è diverso. In questo senso allora aggiungo anche altri 2 nomi. Uno è quello di Ndombélé, che abbiamo visto anche al Napoli ed eventualmente da tener d'occhio, l'Inter lo segue già da diverso tempo, era stato accostato più volte, doveva arrivare all'Inter già tempo fa, è in uscita dal Tottenham a delle condizioni molto vantaggiose, sembra però che il Genoa si sia mosso in maniera probabilmente decisiva e quindi lo teniamo un attimo lì in secondo piano. L'altro invece è un sogno che diciamo commentiamo molto rapidamente, che è stato alimentato oggi da un tweet del giornalista Fabrizio Biasin, che ha riportato su Twitter una sorta di conversazione inventata, diciamo così, al telefono, e scrive: mi piace pensare che anche oggi, nonostante tutto, i dirigenti di Inter e Bayern continueranno a sentirsi. Sulla base di questa conversazione inventata
inventata da Biasin, molti hanno pensato potesse essere una notizia nascosta e più di qualcuno, diciamo, ha ipotizzato o sognato, sarebbe meglio dire, che dopo Sommer e Pavard tra Inter e Bayern si potessero aprire dei discorsi anche per Gravenberch, che è un centrocampista giovane, molto forte, scuola Ajax, molto completo, di cui si è parlato quest'estate e che potrebbe essere in uscita dal Bayern. Si è vociferato anche di un possibile prestito. Diciamo che la cosa è stata un po' subito smontata, è un peccato perché sarebbe un potenziale top, ma vedremo. Comunque, tornando alle cose più concrete, monitoriamo poi il resto, soprattutto c'è la questione Agumé da capire bene. Oggi, se non sbaglio, il Corriere dello Sport ipotizza addirittura una permanenza di Agumé all'Inter per avere un centrocampista un po' più strutturato fisicamente, dicono. Però l'Inter, da quello che so io, da quello che abbiamo commentato più volte, Agumé vorrebbe cederlo a titolo definitivo o comunque ha valutato di cedere definitivamente questo giocatore. Dei contatti c'erano stati, per ora rimane ancora a disposizione, è stato convocato anche nell'ultima partita. Ecco, se si concretizza una cessione definitiva di Agumé in queste ore, è un altro tassello che può darti una spintarella per impostare magari anche un prestito oneroso per un altro arrivo, oppure anche un'altra operazione da fare in entrata. Altrimenti, ecco, più le ore passano, più è probabile che si rimanga così con la situazione attuale a centrocampo. E la situazione attuale del centrocampo, quindi, come impatta sul discorso liste, consapevoli che abbiamo già fatto un contenuto diverse settimane fa, sapete il regolamento, si possono iscrivere massimo 25 giocatori per le liste per fare la Serie A e per la Champions League, con dei vincoli e dei paletti da rispettare. L'Inter avrebbe oggi, confermando Sensi ed Agumé in rosa, 24 calciatori, a cui quindi aggiungere un eventuale acquisto di un altro centrocampista, si raggiungerebbe la soglia dei 25 giocatori in squadra. Per la lista Serie A questo non comporta particolari problemi, perché Agumé è un giocatore vivaio Inter per i parametri Serie A, Aslani può andare tranquillamente nella lista degli under, quindi diciamo che gli slot a disposizione per la lista Serie A ci sono, anche per aggiungere un altro centrocampista in più, mantenendo in rosa anche Sensi e Agumé. La questione invece cambia molto in lista Champions League, perché Agumé, come vi abbiamo raccontato, non risulta vivaio Inter per i parametri Champions e nemmeno Bastoni. Questo significa che l'Inter perde 2 slot disponibili nella lista Champions, scendendo da 25 a 23, visto che ci sono solo 2 giocatori del vivaio Inter, e 23 slot disponibili con, vi dicevo, 24 calciatori più un eventuale centrocampista, diventerebbero 25. Quindi 2 giocatori diventano di troppo. A quel punto mi sembra abbastanza scontato il taglio di Agumé, che, non essendo vivaio Inter in ottica Champions, non sarebbe molto utile. L'eventuale arrivo di un altro centrocampista spingerebbe poi in uscita inevitabilmente un altro tassello dalla lista Champions, che potrebbe essere a quel punto Sensi o un altro giocatore, non so, Bissek, se Inzaghi non lo vede ancora pronto. Francamente mi lascerebbe qualche dubbio, ecco, soprattutto visto che la dirigenza ha voluto puntarci da un giocatore futuribile. Quindi questa è la situazione. Un altro centrocampista, qualcuno spinge, finisce in uscita, almeno dalla lista Champions League. E io sinceramente, se devo darvi la mia opinione in chiusura, qualche dubbio su Sensi continuano ad averlo. Lo abbiamo sempre ribadito, non dal punto di vista tecnico, perché tecnicamente penso non si discuta, però sulla tenuta fisica e anche a livello progettuale bisogna prendere poi anche una decisione, visto che è in scadenza nel 2024. Però diciamo che anche io, per mia diciamo opinione personale, avere anche un centrocampista più fisico, visto anche un po' come in Serie A questo tipo di centrocampisti fanno la differenza, per poter completare le caratteristiche del reparto, a me non dispiacerebbe averlo. Detto che ho sempre enorme fiducia in Inzaghi, quindi se Inzaghi sta bene, me lo faccio star bene anche a me, ovviamente. Quindi questa sarebbe un po' la mia preferenza. Allo stesso tempo, se non trovi l'incastro giusto, soddisfacente, per piazzare in uscita Sensi e prendere un altro giocatore più utile nell'immediato in queste ultimissime ore, ci può stare, secondo me, anche la scelta di rimandare eventualmente questa manovra, di ripensarci, di riprovarci a gennaio con più calma, visto che in questo mercato è già cambiato tantissimo e il tempo ormai stringe. Poi magari Sensi può farti cambiare idea durante l'arco della stagione, possono cambiare varie altre cose e puoi rimandare le valutazioni anche più avanti. Aspettiamo
Quindi queste ultime mosse tra Sensi, Agumè, un possibile ultimo colpo allora, per il centrocampo soprattutto sembra un po' quello il reparto eventualmente individuato che può cambiare in queste ultime ore. Al termine di queste operazioni poi darò anche la mia valutazione complessiva sul mercato dell'Inter, un mercato che con l'arrivo di Pavard comunque cambia molto secondo me. Come dicevo nei giorni scorsi, ora con Pavard per me il discorso di rosa indebolita non regge più. L'ho visto scrivere e dire tante volte in questo mercato. Ora bisogna parlare di una rosa ovviamente molto cambiata, ma molto forte e credibile per quelli che sono gli obiettivi stagionali. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Vi chiedo di scrivere nei commenti se secondo voi il mercato si può considerare concluso così oppure se a vostro avviso serve un altro elemento per completare la rosa. Eventualmente vi chiedo anche chi prendereste, se volete scrivere nei commenti, poi vi leggo nella diretta delle 19:30 e vi lascio ricordandovi di fare un salto su passioninter.club se volete sostenere il nostro progetto ed entrare a far parte della nostra grande community www.passioninter.club. È il momento di entrare a far parte della nostra splendida community dei sostenitori di Passione Inter. Vi saluto anche con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, link in descrizione per recuperare l'approfondimento su Pavard e per chi ci segue su YouTube invece vi basta cliccare qui.